In questo video voglio farvi vedere come è possibile gestire gli stili con Automatic 1111. Allora, partiamo da una considerazione. Allora, il prompt può essere pensato anche divisibile in due parti. La parte che riguarda il soggetto vero e proprio, cosa voglio, e tutta la parte restante che invece descrive il come lo voglio. Ecco, questa parte restante potrebbe essere chiamata anche la parte degli stili. Allora, in questo caso ho fatto un prompt molto semplice, a robot as Santa Claus, quindi un robot vestito da Babbo Natale. Non ho detto assolutamente niente di come lo voglio, se sia fotografico, grafico, fatto a china o cose di questo tipo qua. Vediamo che cosa succede lanciando l'esecuzione di questo semplicissimo prompt. È venuta questa immagine, e lasciando perdere quali sono gli errori, l'analisi, non è diciamo, l'argomento di questo video. Io posso a questo punto qui fare altre prove aggiungendo per esempio resa fotografica 3D, disegno fatto a china, bianco e nero, colori e così via. Esistono degli strumenti in Automatic 1111 che permettono di gestire questa parte in modo più semplice. In questo video parlo di un'extension, precisamente SDXL Styles. Eh, Si chiama così anche se in effetti potrebbe funzionare tranquillamente, anzi funziona tranquillamente anche con modelli che non sono della famiglia SDXL. Allora, premessa, quindi è un'extension, come si fa a attivarla? Si va nella parte finale dell'extension, si clicca su Available, si cerca, si elencano tutte le extension disponibili, si cerca SDXL Styles, si clicca su Install, una volta che è finito il processo di installazione, si torna su Installed, si clicca su Check for Updates, una volta che ha fatto il controllo, ha finito il check, si clicca su Apply and Restart UI e si attende appunto l'installazione di questa extension. Una volta completata l'installazione è possibile trovarla sia nella parte Text to Image sia nella parte Image to Image. Che cos'è questa extension? Diciamo che è un'extension che raccoglie 77 preimpostazioni di stili diversi. Questo permette di concentrarsi, di partire diciamo, nel proprio lavoro concentrandosi sul soggetto, in questo caso appunto ripeto Robot as Santa Claus, e demandando la parte di gestione dello stile a queste preimpostazioni. Ovviamente il fatto di lavorare in questo modo, quindi demandare alle preimpostazioni lo stile, non vuol dire che ci si ferma a questa fase. Io posso anche partire chiedendo, diciamo, utilizzando una di queste preimpostazioni e poi posso mischiarle fra di loro. Ad esempio, attivo questa extension e ne scelgo una. Ecco, il risultato finale è decisamente diverso dall'immagine che abbiamo visto prima. Come funziona? Di fatto aver selezionato quell'opzione aggiunge delle parole chiave al mio prompt. Il mio prompt originale è questo. Tutto il resto, ecco, questa riga qua è tutto il positive prompt. Quindi ha aggiunto una parte prima e una parte successiva al mio prompt originale. È andato anche a scrivere nel negative prompt. Faccio un'altra prova con un'altra scelta. Ottengo una cosa ancora diversa. È possibile selezionare una scelta per volta, però niente impedisce di prendere la parte di prompt aggiunta o una parte di prompt aggiunta, andare a aggiungere al mio prompt originale e rilanciare dandogli per esempio, che ne so, scegliendo qualcos'altro, un'altra opzione ancora. In questo modo qui sto mescolando in parte i due stili. Ecco, nel momento in cui si mescolano due stili è ovvio che possono essere anche stili molto diversi e quindi in qualche modo collidere, come in effetti era in questo caso. Eh,
bisogna ovviamente giocare sui pesi e vedere un po' a quale parte del nuovo prompt dare più importanza, e quindi comunque può essere una base di partenza nel caso appunto si voglia lavorare in questo modo. Io per esempio potrei a questo punto chiedere questo, lasciando il prompt, questo prompt variato, e quindi si può lavorare in questo modo. È un'ottima base di partenza perché appunto permette di avere all'interno, diciamo, avere un prompt con le parole chiave che possono essere importanti dal mio punto di vista, perché appunto preimposto queste cose. Poi da questo prompt io posso poi partire per sviluppare la mia versione personale di questa immagine, di questa richiesta. Adesso vi faccio vedere la sequenza di tutti i vari stili, nel senso che ho provato a lanciare l'esecuzione di tutti questi stili sul prompt base, quindi a robot as Santa Claus, per vedere che cosa succede e come sono molto diversi l'uno dall'altro. Ovviamente il prompt è sempre lo stesso, compreso il seed, quindi l'unica cosa che influenza le variazioni sono appunto diciamo, gli stili che preseleziono di volta in volta.